Stiamo vivendo in questi giorni un legame che si è rinsaldato da 25 anni e festeggiamo il 25esimo di Loreto Nazareth. C'è un legame, assolutamente. E quindi la testimonianza delle coppie e delle famiglie di Nazareth ed è portare anche una testimonianza dalla Terra Santa proprio con e attraverso il dono ricevuto del sacramento del matrimonio. Good afternoon. My name is Habib Karam, and this is my wife, Gusaina. Buongiorno, io mi chiamo Habib Karan e questa è mia moglie Gosaina. Yes. Gosaina. I was born in Nazareth, just only walking distance from the Holy Family home. Sono nato a Nazareth, che è una distanza a piedi della Santa Casa. At age 16, I left the home and went to the United States and remained there for 21 years. All'età di 16 anni lascio casa e sono andato negli Stati Uniti, dove sono rimasto per 23 anni. 21 anni, scusi. At that time, I completed my higher education and began working in the high-tech field. E poi in quel periodo ho fatto la mia università, ho iniziato a lavorare nel campo di tecnologia. My wife was born in Nazareth also, but at the age of 11, her parents migrated to Australia. Mia moglie nacque pure a Nazareth e poi all'età di 11 anni i suoi genitori migrarono in Australia, She completed her education there. dove ha fatto la sua istruzione là. Then in 1990, the Lord united us together in holy matrimony at the Basilica of the Annunciation in Nazareth. Poi nel 1990 il Signore ci unì insieme nel matrimonio alla Basilica dell'Annunciazione. After getting married, we lived in the United States until 2001, when we returned permanently back to Nazareth. Ci siamo sposati e poi abbiamo vissuto negli Stati Uniti fino al 2001 e poi quando siamo tornati permanentemente in Nazareth. The Lord gifted us with 5 children. Abbiamo avuto 5 figli. One went back to the arms of God, and the ones remaining with us, Christopher, who's 29, Matthew, 26, Serene, 24, and Katrina, 17. Uno è tornato nel cielo, quelli rimanenti sono Christopher che ha 29 anni, Matthew 26 anni, Serene 24 anni e Katrina che ha 17 anni. I will give now some statistics so people could get background on where we come from. Oggi parliamo un po' di statistica per capire da dove veniamo noi. As a nationality, we are Palestinian citizens of Israel. Come nazionalità noi siamo cittadini palestinesi di Israele. In Israel, the total population is 9,656,000. La popolazione di Israele oggi è 9 milioni e mezzo più o meno. Yeah, this is comprised of Jewish and Palestinians, which are Arabs. Compresi di ebrei e palestinesi, che saranno gli arabi. The Arab Palestinians are about 21% of the total, and the Christians are 1.2% of the total. So we're a minority within a minority. La popolazione degli arabi in Israele è circa 21% della totale popolazione, di cui noi cristiani siamo 1,2% della popolazione totale. The Arab Christians in Israel are 61% Catholic. When I say Catholic, Roman Catholic, Melkite Catholic, and Maronite. I cristiani in Israele sono un 61% cattolici, di cui sono cattolici del rito romano, melchiti e maroniti. 30% Greek Orthodox, 7% Anglican and Evangelical, and 2% Coptic and Syrian. Un 30% sono ortodossi greci, 7% anglicani, evangelici, 2% cottici e siriaci. As a national minority, Palestinians in Israel suffer from a long history of discrimination, marginalization, violation of human rights, lack of resources and poverty,
as a result of states' oppressive policies. Come minoranza nazionale, i palestinesi in Israele soffrono da una storia lunga di discriminazione, marginalizzazione, violazioni dei diritti umani, mancanza di risorse e povertà come risultato della politica oppressiva dello Stato. As Palestinians, we are considered a minority and we confront discrimination, marginalization, violation of rights, and lack of resources, among others, as a result of oppressive policies, state of oppressive policies. You just said that. Yeah, it was written twice. Okay. The policies impact at various levels, including inequality in budget allocation to municipality, which impact the infrastructure as well as services. Questa politica colpisce vari livelli di inuguaglianza nel budget, nella contabilità, come viene allocati ai comuni, che ha una conseguenza sulla infrastruttura, anche i servizi. Thus, Arab locations tend to be poorer. As an example of budgetary discrimination, Arab private schools, like Christian schools, children are allocated about 39% of the cost, while Jewish private schools get 100% of the cost. Per questo motivi i luoghi arabi sono più poveri. Per esempio, di queste discriminazioni dei soldi, le scuole arabe, anche quelle private, i bambini ricevono circa 39% dei costi, mentre un bambino ebreo prende 100% dei costi. Discrimination impacts all aspects of life, including socio-economic, political, education, and so forth. La discriminazione colpisce tutti gli aspetti della vita, compresi quello socio-economico, politico, istruzione e così via. Despite discrimination, Christians pursue higher education. Nonostante queste discriminazioni, i cristiani seguono sempre l'educazione, istruzione livello dopo liceo. In 2021-22, almost 53% of Arab Christians continued their studies in bachelor's degree. L'anno scorso quasi il 53% dei arabi cristiani hanno continuato i loro studi verso la laurea. This is the highest among Jews, Muslims, and Druze of different faiths in Israel. Questo è il percentuale più alto tra i cristiani ebrei, i Druze, i Druzi e musulmani pure. However, the fertility rate in Christian families is decreasing to about 1.68 per family, and marriage age increased to 30.6 years for males and 26.8 years for families. So we make less children and we get married later. Il tasso di fertilità nelle famiglie cristiane sta diminuendo a 1,68 per famiglia, poi l'età di matrimonio sta aumentando a 30 anni per gli uomini e 27 anni per le femmine, le ragazze. Christian Arab mostly reside in northern region in Israel, with Nazareth housing the largest Christian population. About 21,400 persons in Nazareth are Christians. Gli arabi cristiani di solito risiedono nella parte nord dell'Israele e Nazareth, dove vivono la popolazione più alta dei cristiani, con 21.400 persone, di cui è soltanto un quarto della popolazione totale di Nazareth. In Nazareth we have 9 Christian schools and 3 Christian hospitals, providing support to all people of all faiths. In Nazareth abbiamo 9 scuole cristiane e 3 ospedali cristiani che dà sostegno alla gente di tutte le fedi. However, 55% of the students in Nazareth go to Christian schools. E metà della popolazione studentesca frequenta le scuole cristiane. Today, in Nazareth, my wife and I support where the Lord leads. Oggi in Nazareth io e la mia moglie cerchiamo di andare dove il Signore ci guida. As example, we support poor Christian families who can't afford to pay for their children's education.
Per esempio, sosteniamo le famiglie cristiane povere che non hanno i soldi per pagare l'istruzione dei loro figli. In Nazareth, I initiated the first Catenian Circle, which is a Catholic men's organization, and which is a non-profit organization. Okay. Per esempio, a Nazareth io ho iniziato la prima, si chiama un circolo cateniano, che è un'organizzazione per gli uomini di fraternità nella Terra Santa. We try to raise some funds and support those families in paying directly to schools. E noi cerchiamo di trovare i fondi per pagare direttamente alle scuole per le famiglie che non hanno i soldi per i figli. This way we support our Christian schools and the families. In questo modo sosteniamo le nostre famiglie cristiane e le loro famiglie. Through the leadership of the Holy Spirit, groups of Christian families have been formed to strengthen their faith, increase their knowledge, and support each other. Per il leader dello Spirito Santo, seguendo lo Spirito Santo, i gruppi di famiglie cristiane e scuole cristiane e le loro famiglie sono state formate per rinforzare la fede, aumentare la conoscenza e sostenere l'uno l'altro. We volunteer in the Engaged Couples program by supporting the couples to strengthen their relationship and be ready for the challenges ahead of them. Facciamo anche volontariato per le coppie che devono sposare nel sostenere le coppie per rinforzare i loro rapporti ad essere pronti per le sfide che sono davanti. Our Annunciation Parish is vibrant and has activities for the children, the young youth, young adults and families. La nostra parrocchia dell'Annunciazione è molto vivo e attività per i bambini, giovani adulti e anche famiglie. We also have First Communion, Confirmation, teaching sessions, as well as program for engaged couples to prepare them for their marriage. Abbiamo la prima comunione, la cresima, insegnamento per chi deve fare la cresima e anche programmi per chi deve sposare per prepararsi al matrimonio. We also have a Scouts group that has people from children to adults. Abbiamo anche i gruppi scout che vanno dai bambini agli adulti. Additionally, we have religious groups such as Legion de Marie, Franciscan Third Order, and lay missionaries of charity. Abbiamo anche gruppi come i Legionari di Maria e il Terzo Ordine Francescano, missionari laici di carità. At this point, I would like to share with you what we learned from the Holy Family and how we live our life in Nazareth. A questo punto mi piacerebbe condividere con te quello che abbiamo noi imparato dalla Santa Famiglia e come viviamo la nostra vita in Nazareth. The first thing we learned from the Holy Family is to say yes to God's will. La prima cosa che abbiamo imparato dalla Santa Famiglia è di dire sì alla volontà di Dio. When we first met, we refused the idea of marrying each other. Quando ci siamo incontrati la prima volta, siamo rifiutati l'idea di sposare. But within one day of spending it together, the Lord had moved our hearts. Però dopo un giorno di passare insieme, il Signore ci ha mossi i nostri cuori. And in less than 1 week, we had decided that we would marry each other because it was God's will. In meno di una settimana abbiamo deciso che ci saremmo sposati l'uno all'altro perché era la volontà di Dio. It's probably crazy. Forse è pazzesco. We did not know each other at all, Non ci conoscevamo proprio per niente. but the peace in our hearts was stronger than any knowledge could give us. Però la pace nel nostro cuore era più forte di qualsiasi conoscenza. We have been married for 33 years and can't imagine a day without each other. Adesso siamo sposati da 33 anni e non ci possiamo immaginare un giorno senza l'altro. We tell engaged couples to pray and seek if it's God's will
for them to be with each other. Noi diciamo alle coppie che devono sposare di pregare e cercare se è la volontà di Dio che devono stare l'uno con l'altro. If yes, continue. If no, separate now before it becomes more hurtful. Se sì, continuate, se no, separate adesso prima che causa più dolore. When your relationship is the will of God, you will deal with all obstacles and challenges life gives you. Quando vostro rapporto è secondo la volontà di Dio, potrete affrontare tutti gli ostacoli e sfide che la vita vi dà. You will overcome them all with God's grace. Li potete superare tutti con la grazia di Dio. The second thing we learned from the Holy Family is to accept God's will. La seconda cosa che abbiamo imparato dalla Santa Famiglia è di accettare la volontà di Dio, Despite not understanding. anche se non c'è comprensione. In 1993, when we woke up in the morning and found that our baby had died, we were in a state of shock followed by pain. Nel 1993 ci siamo svegliati nella mattina e abbiamo scoperto che il nostro bambino è morto. Siamo stati in uno stato di shock seguito dal dolore. He died of sudden infant death syndrome at the age of 5 months. È morto dalla sindrome di morte d'improvviso all'età di 5 mesi. We did not understand. Non compremmo. There were many questions in our minds, but never did we get upset or angry with God. Avevamo molte domande, però mai ci siamo sconvolti contro di Dio, non eravamo mai arrabbiati contro di Dio. But rather accepted what happened and asked God to give us the strength to continue with life. Invece abbiamo accettato quello che è successo e abbiamo chiesto a Dio di avere la grazia per continuare con la vita. The third thing we learned from the Holy Family La terza cosa che abbiamo imparato dalla Santa Famiglia is to trust God and that things will happen according to His time and not ours. è di avere fiducia in Dio che le cose succederanno secondo il suo tempo e non il nostro. While living in the USA, we had a nice house, a good job, family growing, and all seemed well. Mentre stavamo vivendo negli Stati Uniti, avevamo una bella casa, un buon lavoro, la nostra famiglia cresceva e tutto sembrava che andasse bene. God said, "Go home." Ma Dio disse, vai a casa. A voice I heard deep inside me, very clearly. Questa era una voce che sentii molto profondamente dentro di me. I knew very well that the Lord meant Nazareth and not Australia. Sapevo bene che il Signore voleva dire Nazareth e non Australia. This was in 1995. Questo è successo nel 1995. This request seemed unreasonable, La richiesta non sembrava ragionevole, but since it came from God, we trusted in His request. ma per il fatto che venne da Dio abbiamo avuto fiducia in questa richiesta sua. We trusted that we would be fine, and we trusted that we would make it through all the changes and adaptations because God is with us and He will guide us. Avevamo fiducia che tutto sarebbe andato bene, abbiamo anche avuto fiducia che ce l'avremmo fatta, nonostante tutti i cambiamenti e adattazione, perché Dio è con noi e ci guiderà. In the summer of 2001, we sold everything in the USA
and moved home Nazareth with our children. Nell'estate del 2001 abbiamo venduto tutto quanto quello che avevamo negli Stati Uniti e ci siamo traslocati fino a casa, Nazareth, con i nostri figli. It was then we learned that the move would happen in God's time and not in ours. Poi abbiamo capito che questo trasloco sarebbe successo nel tempo di Dio e non secondo i nostri tempi. At the time when the Holy Family lived in Nazareth, they lived poverty, experienced threats, and lack of security when they fled to Egypt. Al tempo l'epoca quando la Santa Famiglia visse in Nazareth, vissero in povertà, vissero minacce, c'era mancanza di sicurezza, soprattutto nella fuga in Egitto. They lived under the political occupation of the Roman Empire and much more. Vissero sotto l'occupazione politica dell'impero romano e ancora di più. In Nazareth today, we live similar experiences, although the players have changed. Oggi in Nazareth viviamo esperienze molto simili, anche se le parti sono diverse. As such, we can always turn to the Holy Family and learn from their example. In questa maniera possiamo sempre rivolgerci alla Santa Famiglia e imparare dal loro esempio. We can turn to the whole family and contemplate their life at a deeper level to gain greater insight about life. Possiamo rivolgerci alla Santa Famiglia e contemplare la loro vita a un livello più profondo per capire, per avere comprensione ancora più forte riguardo alla vita. We can also today seek their intercession for our families. Anche oggi possiamo chiedere la loro intercessione per le nostre famiglie. We can appreciate the opportunities or blessings we have in our lives, whether it's discrimination and political obstacles that give us occasions to speak the truth, but continue to love. Possiamo apprezzare le opportunità e anche le benedizioni che abbiamo nella nostra vita, nonostante c'è discriminazione e ostacoli politici che ci danno occasione di parlare, di annunciare la verità, ma continuare in amore. Or to the blessings of living in Nazareth and the special spiritual peacefulness we feel in Nazareth. Ancora di più di avere questa benedizione di vivere in Nazareth e goderci di questa pace spirituale particolare che sentiamo a Nazareth. We live life daily relying on and trusting in God's providence. Viviamo ogni giorno avendo fiducia nella provvidenza di Dio. When making any decision, we seek God's will and only make the decision that gives peace to our hearts. Quando facciamo qualsiasi decisione, seguiamo sempre la volontà di Dio e facciamo la decisione solo quando ci dà pace al nostro cuore. In a society of increasing violence and fear, we live at peace, trusting in the protection of God and knowing that God will only allow to happen what we can handle. In questa società di violenza e paura che sta sempre in crescita, viviamo una pace con la fiducia nella protezione di Dio e la sapienza, la conoscenza che Dio permetterà quello che deve succedere solo se lo possiamo sostenerlo. Overall, we tell friends and pilgrims that we talk to that we live at peace in a land of no peace. Tutto sommato noi diciamo ai nostri amici e ai pellegrini che vengono, con cui ci confrontiamo, che noi viviamo in pace in una terra che non ha pace. This is the peace that only comes from God, and for that blessing we feel that we're spoiled children of God.
Questa è una pace che viene solo da Dio e per questa benedizione noi ci sentiamo di essere figli viziati di Dio.